Salve e bentornati sul canale. Oggi andiamo a vedere come realizzare Totò. Questa è la mia versione, spero che vi piaccia. Andiamo a vedere come si fa. Per realizzare la testa di Totò abbiamo un anello magico di 6 maglie con il filato color carne. Stringiamo il nostro anello e facciamo un aumento in ogni maglia. In tutto saranno 12 maglie basse. Una maglia un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento all'ultima maglia, in tutto saranno 20 maglie basse. Lavoriamo per altri 6 giri le nostre 20 maglie basse. Facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 18 maglie basse. Andiamo a lavorare le nostre 18 maglie per altri 5 giri. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 16 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Lavoriamo per altri 2 giri le nostre 14 maglie basse. Facciamo 4 diminuzioni alle prime 4 maglie, in tutto saranno 10 maglie basse. Facciamo 2 diminuzioni alle prime 2 maglie, in tutto saranno 8 maglie basse. Andiamo a riempire bene e cominciamo a dare la forma al viso. Andiamo a tirare un po' il mento e andiamo a distribuire l'ovatta all'interno in questo punto. Facciamo riferimento ad una foto dove si vede bene il viso di Totò e andiamo a dare la forma. Facciamo un altro giro di 8 maglie e poi andremo a cambiare il filato. Possiamo staccare con questo colore. Con il filato color carne andiamo a realizzare il naso. Partiamo da questo punto e ripassiamo, così come ho fatto vedere in altri tutorial, fino a riempire la base del naso. Andiamo a riempire un po' la parte di sotto qui e risaliamo verso l'alto. Con lo stesso filato andiamo a realizzare le fossette dove andremo a ricamare gli occhi. Entrate da un lato e l'altro e cercate di tirare un po' il filo in modo da far venire lo spazio per gli occhi. Con un po' di filo nero andiamo a realizzare le pupille al centro delle due fossette. Con un po' di filo bianco sottile andiamo a riempire lo spazio intorno all'occhio. Ripassiamo in modo da riempire bene questa parte. Facciamo lo stesso lavoro anche per l'altro occhio. Usciamo con il filo in questo punto e andiamo a delineare la bocca. Andiamo a fare un pochino leggermente storta, come vediamo nell'espressione di Totò. La potete fare come desiderate, l'importante è che avete a mente il volto di Totò e andate a ripassare in questo modo. Ho delineato meglio la bocca con il filo nero all'interno e vado a realizzare anche le sopracciglia. Parto da questo punto qui e vado a realizzare le sopracciglia e ripasso sul filo e vediamo che il volto comincia a prendere forma. Per le orecchie avviamo una catenella di 6 maglie, lavoriamo 5 maglie basse nelle 5 catenelle perché quella servirà per girare.
Fatto questo, giriamo nella parte di sotto della catenella e andiamo a lavorare 3 maglie basse. Facciamo una maglia bassissima e chiudiamo il lavoro. Andiamo a fare la nostra maglia bassissima e chiudiamo il lavoro e andiamo a fare un'altra uguale. Andiamo poi a cucire al lato della testa. Per realizzare i capelli di Totò andiamo col filato nero a realizzare prima delle linee in questo modo, riempiamo questa parte e andiamo a riempire anche la parte di dietro e poi andremo a rifinire meglio la parte davanti. Quindi andate a fare tante linee in questo modo fino a riempire tutta. E dopo aver riempito bene la parte di dietro in questo modo andiamo a rifinire la parte davanti realizzando semplicemente un po' di più di righe qui davanti proprio sulla fronte e riempite questa zona. Per il cappello con il filato nero avviamo l'anello magico di 6 maglie, stringiamo il nostro anello e facciamo un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Una maglia e un aumento per tutto il giro, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e in tutto saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 5 giri le nostre 24 maglie basse. Facciamo la diminuzione della prima maglia e la diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 22 maglie basse. Andiamo ora a fare la lavorazione in costa dietro e andiamo a fare un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Facciamo un altro giro di 30 maglie e stacchiamo il filo. Stacchiamo il filo, andiamo a dare un po' la forma al cappello di Totò e lo andiamo a cucire poi sulla testa, magari all'interno andiamo a mettere pure un po' di ovatta sintetica. Sostituiamo il filato con quello bianco e andiamo a fare un aumento in ogni maglia, in tutto saranno 16 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 30 maglie basse. Lavoriamo per altri 20 giri le nostre 30 maglie basse. Stacchiamo ora con il filato bianco e riprendiamo il filato color carne e andiamo a fare ogni 3 maglie una diminuzione, in tutto saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri le nostre 24 maglie basse. Andiamo ora a riempire con l'ovatta sintetica. Dividiamo ora la parte in due e lavoriamo 12 maglie per questa gamba e poi successivamente andremo a fare l'altra. Quindi da questo punto andiamo a lavorare le nostre 12 maglie e chiudiamo ad anello. Lavoriamo ora le nostre 12 maglie per altri 23 giri. Finiti i nostri giri stacchiamo e completiamo il riempimento con l'ovatta sintetica. Andiamo a fare la stessa cosa anche per l'altra gamba. Per i piedi abbiamo una catenella di 8 maglie, lavoriamo 8 maglie basse per questo lato della catenella e 8 maglie basse per quest'altro lato della catenella, in tutto saranno 16 maglie basse. Facciamo un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia, in tutto saranno 18 maglie basse. Lavoriamo le nostre 18 maglie per altri 2 giri. Facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 16 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 14 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia saranno 12 maglie basse. Ancora una volta una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia saranno 10 maglie basse. Facciamo un altro giro di 10 maglie e poi facciamo prossimamente un aumento nella prima maglia e un aumento nell'ultima maglia saranno 12 maglie basse e stacchiamo il filo. Stacchiamo il filo, andiamo a riempire bene con l'ovatta sintetica e poi andiamo a cucire sotto la gamba. Per il braccio abbiamo un anello magico di 8 maglie, stringiamo il nostro anello e andiamo a fare per altri 4 giri le nostre 8 maglie basse. Facciamo una diminuzione della prima maglia e saranno 7 maglie basse. Un aumento nella prima maglia saranno 8 maglie basse.
Andiamo a sostituire il filato bianco con quello color carne e andiamo a fare un altro giro di 8 maglie con questo filato. Lavoriamo per altri 20 giri le nostre 8 maglie basse con questo filato. Andiamo a riempire con l'ovatta sintetica e proseguiamo con le diminuzioni i prossimi giri fino a terminare tutta la parte, così come ho fatto per questo braccio. E possiamo staccare il filo, la parte di sopra, e andiamo a realizzare le dita. Così come ho fatto vedere in altri tutorial, entrate nel laterale e andate a realizzare le 5 dita. Naturalmente andate a fare i lati opposti le braccia. Andiamo poi a realizzare il polsino qui sulla mano. Basterà fare 10 catenelle e poi 10 maglie basse e andiamo a cucire intorno alla manica. Questo è il polsino e andiamo a cucire qui. Fermiamo da un lato e poi andiamo a cucire intorno. Con il filetto grigio scuro andiamo ad avviare una catenella di 36 maglie. Andiamo a chiudere ad anello le nostre catenelle e andiamo a lavorare 36 maglie basse nelle nostre 36 catenelle. Andiamo ora a lavorare per altri 4 giri le nostre 36 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo un aumento, in tutto saranno 42 maglie basse. Facciamo un altro giro di 42 maglie basse. Dividiamo la parte in due in modo da poter realizzare prima una gamba e poi l'altra gamba. Lavoriamo solo 21 maglie, le chiudiamo all'anello e lavoriamo le nostre 21 maglie per i giri che vi dirò. Andiamo a lavorare le nostre 21 maglie per 14 giri. Dopodiché stacchiamo il filo e andiamo a fare lo stesso lavoro anche per quest'altra gamba. Con il filato nero ripartiamo dalla parte in alto, andiamo a lavorare le nostre 36 maglie basse nelle 36 catenelle che avevamo fatto qui nel giro iniziale. Andiamo poi a fare ogni 4 maglie una diminuzione, in tutto saranno 30 maglie basse. Andiamo a fare per altri 2 giri le nostre 30 maglie e stacchiamo il filo. Possiamo staccare il filo e andiamo ad inserire le gambe all'interno. Andiamo a risvoltare leggermente la parte sottostante qui dei pantaloni e andiamo a fare una specie di piega in questo modo, sia davanti che dietro. Diamo un po' la forma così. Andiamo poi a cucire le braccia al lato della spalla. Per il colletto abbiamo 16 catenelle. Giriamo il lavoro e andiamo a lavorare 16 maglie basse nelle nostre 16 catenelle. Giriamo e facciamo un altro giro di 16 maglie basse. Facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia e saranno 14 maglie basse. E possiamo ora staccare il filo. Andiamo a cucire al collo in questo modo. La parte più larga andrà sotto, mentre questa qui andrà cucita al collo. Dobbiamo andare a cucire solo la parte superiore, questa che va attaccata al collo, e lasciare le estremità aperte. Posizioniamo il colletto in questo modo e andiamo a cucire prima la parte qui davanti, andiamo ad unire solo questa parte qui e poi andiamo a cucire intorno al collo. Poggiamo bene il colletto sulla camicia e andiamo a cucire bene tutto intorno qui. Per la giacca con il filato nero abbiamo una catenella di 40 maglie. Lavoriamo 40 maglie basse nelle nostre 40 catenelle. Facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia. In tutto saranno 38 maglie basse. Andiamo a lavorare le nostre 38 maglie per altri 20 giri. Fatti i nostri giri, lavoriamo
per quest'altro giro solo 8 maglie basse. Facciamo ora una diminuzione nella prima maglia che abbiamo qui e saranno 7 maglie basse. Una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 6 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e saranno 5 maglie basse. Lavoriamo per altri 3 giri le nostre 5 maglie basse. Stacchiamo il filo per questo lato e andiamo a fare lo stesso lavoro anche per l'altro lato della giacca. Entriamo di qua e facciamo la stessa lavorazione che abbiamo fatto per questo lato. Dobbiamo ora lasciare lo spazio di 4 maglie partendo da questo punto qui, andiamo a contare 1 2 3 e 4, entriamo nella quinta maglia e lavoriamo le nostre maglie lasciando dall'altro lato lo stesso 4 maglie da questo lato, quindi lavoriamo solo su queste maglie qui, entriamo in questo punto e lavoriamo le nostre maglie, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 e 14 maglie. Lavorate le nostre 14 maglie, giriamo il lavoro e lavoriamo nuovamente 14 maglie su quelle appena lavorate. Facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 12 maglie basse. Giriamo e facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, e in tutto saranno 10 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia saranno 8 maglie basse. Giriamo il lavoro e lavoriamo solo 2 maglie, le prime 2 maglie. Giriamo nuovamente e lavoriamo nuovamente 2 maglie. E possiamo staccare il filo. Facciamo la lavorazione di 2 maglie anche per quest'altro lato. Questa è la giacca terminata, dobbiamo soltanto semplicemente cucire, piegando in questo modo, dobbiamo cucire l'estremità della manica da un lato e dall'altro. Dove abbiamo fatto le nostre 2 maglie, le andiamo a combaciare con il giro maniche della parte di dietro e andiamo a cucire queste 2 maglie, lasciando libere queste che saranno il colletto della giacca. Per terminare la giacca dobbiamo realizzare anche la coda, perché si tratta di un frac. Quindi andiamo nell'estremità qui dove avevamo fatto le catenelle, mettendo in questo modo, questa è la parte superiore delle maniche, questa sarà la base e dobbiamo proseguire su questa base. Ora andiamo a realizzare 40 maglie basse lì dove avevamo fatto inizialmente le nostre 40 catenelle, quindi andiamo a fare un giro di maglie basse di 40 maglie basse. Giriamo e facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia e saranno 38 maglie basse. Facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia, in tutto saranno 36 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia saranno 34 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia saranno 32 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia saranno 30 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione all'ultima maglia saranno 28 maglie basse. Lavoriamo per altri 5 giri le nostre 28 maglie basse. E possiamo ora staccare il filo. Volendo possiamo fare un giro di maglie basse per rifinire tutta questa parte. Da questo lato qui della manica di sopra, lato esterno, andiamo a fare tutto il giro fino alla coda, fino ad arrivare all'altro lato. Quindi andiamo da questo punto e lavoriamo le nostre maglie basse. E questo è il frac terminato qui nella parte davanti con le
maglie basse. Andiamo poi a cucire sulle spalle questo punto con questo punto, come vi ho detto, e andremo a rigirare leggermente realizzando il colletto in questo modo sulla parte davanti. Per le maniche abbiamo una catenella di 16 maglie, andiamo a chiudere all'anello e lavoriamo 16 maglie basse nelle nostre 16 catenelle. Lavoriamo le nostre 16 maglie per altri 19 giri. Prima di staccare il filo misurate bene la lunghezza della manica e poi vi regolate un po' se aumentare qualche altro giro oppure no, sempre allo stesso modo. Poi staccate il filo ed andate a cucire lungo il giro manica, come ho fatto vedere in altri tutorial. Potete poi staccare il filo e cucire. Per le scarpe abbiamo una catenella di 9 maglie, lavoriamo 9 maglie basse per questo lato e 9 maglie basse per il lato di sotto della catenella, in tutto saranno 18 maglie basse. Facciamo 9 della prima maglia e 9 dell'ultima maglia, in tutto saranno 20 maglie basse. Lavoriamo 20 maglie basse in costa dietro. Facciamo una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia, in tutto saranno 18 maglie basse. Una diminuzione della prima maglia e una diminuzione dell'ultima maglia saranno 16 maglie basse. E possiamo staccare il filo e andiamo a dare un po' la forma prima di andarla a cucire sul piede. Per la bottonatura della camicia andiamo ad avviare con il filato bianco una catenella di 20 maglie. Lavoriamo 20 maglie basse nelle nostre 20 catenelle. Possiamo ora staccare il filo e andiamo a cucire sul davanti della camicia. Andiamo in questo punto e andiamo a cucire la bottonatura. Con un po' di filo nero andiamo a realizzare il fiocco che ha sotto al colletto della camicia il nostro totò. Andiamo a fare un bel nodino e poi un piccolo fiocchetto proprio sotto il collo e poi tagliamo. Per cucire la manica dobbiamo farla combaciare al giro del cappotto, quindi l'appoggiamo in questo modo e magari ci aiutiamo con gli spilli prima a fermare e andiamo maglia per maglia e andiamo a cucire tutto bene intorno fino ad arrivare all'altra estremità. Per il collo della giacca sulla parte di dietro andiamo ad avviare una catenella di 16 maglie, lavoriamo 16 maglie basse nelle nostre 16 catenelle. Facciamo un altro giro di 16 maglie e stacchiamo il filo. Andiamo poi a cucire il colletto da questo punto qui sulla spalla fino ad arrivare all'altro lato. Andiamo a cucire maglia per maglia. Pieghiamo un po' esternamente il colletto, lo andiamo a fissare bene lungo la giacca in modo che si tenga ben fermo. Lo pieghiamo fino alla vite e andiamo man mano a diminuire in questo modo. La parte più alta sarà più larga, mentre verso il basso andiamo stringendo fino a chiudere in questo modo. Andiamo a fare la stessa cosa anche per l'altro lato. Per le scarpe possiamo realizzare anche una piccola pattina sul davanti, basterà fare in questo modo, andiamo nel laterale e andiamo a lavorare 4 maglie basse sul davanti della scarpa. Giriamo il lavoro e andiamo a lavorare 3 maglie basse, andiamo a fare una diminuzione alla prima maglia e lavoriamo le nostre 3 maglie basse. Giriamo il lavoro e lavoriamo 2 maglie basse, andiamo a fare una diminuzione alla prima maglia e possiamo staccare il filo. Ed eccola qui, questa è la mia versione di totò, spero che vi piaccia.
Vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, vi aspetto tutti al prossimo tutorial, condividete questo con i vostri amici e fateli iscrivere al canale. Vi aspetto numerosi al prossimo. Ciao ciao, alla prossima. Baci. Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.